Amici e amiche, avete capito bene amici, per stare in tema con le amiche, bentornati sul canale di Anime dal Mondo. Io sono Alex e come sempre questo è il canale che fa per voi creativi e creative, ma oggi, come vi ho accennato qualche tempo fa in qualche altro video, così voglio parlare di una cosa diversa che riguarda in parte il modellismo, il creare le cose, ma che non è prettamente modellistico. L'avete già letto dal titolo probabilmente e che dire, io sono arrivato, cioè vedete la mia faccia, è contentissima la mia faccia perché è una cosa che non mi sarei mai aspettato di potermi permettere, tra virgolette, perché per me era insomma una spesa abbastanza grande. Ma di cosa parlo? Parlo di questa, la mia nuova macchina fotografica barra videocamera che insomma già tutto parla da sé, una Lumix G9, ma ora vi spiego perché ho scelto questa a 2 anni dalla sua uscita. Ebbene sì, a 2 anni dall'uscita di questa meraviglia della Panasonic, della serie Lumix G, in questo caso la G9, in questo caso è anche l'ammiraglia tuttora delle Lumix G, insomma l'ammiraglia fotografica, almeno a quanto dicevano in Panasonic tempo fa. Ma prima di dirvi che cosa ne penso e vedere l'unboxing, io direi che è meglio che vi iscrivete e mi seguite sui social che trovate qua sotto. Cliccando la campanella magari arrivano anche le notifiche di tutti i video che faccio, ma sotto a ogni video ci sono tutte le cose che potete capire, prendere i link delle cose che vi faccio vedere, c'è tutto in descrizione, quindi non sbagliate. Tutto quello che vedete nei miei video, se c'è un link e se si può acquistare qualcosa vi lascio il link, ma ci sono anche tutti i link appunto ai miei social, al sito, insomma a tutto quello che volete. Ma dobbiamo andare avanti perché io lo so che volete la ciccia, sì. Innanzitutto perché ho acquistato questa Panasonic Lumix G9. Allora, primo perché la fotografia fa parte di me sostanzialmente, quindi ho delle macchine reflex, quelle classiche con lo specchio, ho una mirrorless che è questa che mi sta riprendendo, che è la Lumix GX80, quindi una compatta mirrorless, ma sotto il comparto fotografico le mie reflex, che tuttora uso, però sono comunque molto vecchie, per cui si passa da una Nikon D3100 a una Nikon D300 che era già un livello professionale, e per passare poi a cose più vecchie che ho utilizzato prima a pellicola, perché io arrivo dalla pellicola con le reflex, con una vecchia Pentax lasciata dal mio grandissimo nonno, che purtroppo saluto, ma insomma è per lui che sono anche qui ora. Cosa dire, a 2 anni dall'uscita di questa Lumix G9 perché l'ho acquistata? Primo perché si è abbassata notevolmente di prezzo e quindi era un'ottima occasione per avere una macchina fotografica diciamo così moderna, che mi desse l'opportunità di fare tante cose e tutte insieme. Fino però a 2 anni fa, quando Panasonic è uscita con questa Lumix G9, era un po' segregata alla fascia dei fotografi in micro 4 terzi, perché appunto questa è una mirrorless ed è una micro 4 terzi, il che vuol dire che ha un sensore più piccolo della PSC e poi della full frame. Cosa dire, dopo avendo avuto questa ideona di affiancare la G9 a livello fotografico con la GH5, che usano tuttora tantissimi youtuber per esempio, perché fa dei file effettivamente video pazzeschi, che però secondo me sono un po' troppo. Diciamo che tutto quello che esce dalla mia GX80 è più che buono per fare video su YouTube, ma fare anche altre cose fuori. Tutto sta nel saperle usare, nel saper comunicare qualcosa con i video o con le foto che fai. Secondo me non è tanto il mezzo, ma appunto la tua idea. Questa Lumix G9 appunto era segregata al lato fotografico e quindi ho detto
mi sembra strano, una macchina così ammiraglia sotto il profilo video non eccelle così tanto. Forse appunto per una questione commerciale Panasonic G9, o meglio Lumix G9, affiancata alla GH5 poteva essere un buon compromesso fra i due, o meglio, uno che fa il video amatore e il foto amatore, o il fotografo professionista e il videomaker professionista, avrebbero probabilmente preso entrambi se facevano tutte e due. Oppure appunto il videomaker puntava sulla GH5, ora c'è la GH5S, e poi il fotografo puntava magari sulla G9, perché la G9 ha effettivamente tanti tasti, tutti nel posto più o meno giusto, a parte una ghiera che poi vi spiego, ma effettivamente era più votata alla fotografia. Con gli aggiornamenti firmware, soprattutto il 2.1 che è stato qualche tempo fa, la G9 è praticamente diventata quasi una GH5. Per alcune cose non lo è, sotto i profili colore per esempio, cose astronomiche che non vi sto neanche a spiegare, però ha un 400 megabit la GH5 e questa adesso arriva al 150 megabit solo con il 4K in 60 frame al secondo, e questo 4K oltretutto ti limita a registrare in 10 minuti, mentre tutti gli altri filmati arrivano a 29 minuti e 59 secondi. Con il firmware 2.2 che è uscito non troppo tempo fa, ho deciso e detto bene, ho scaricato prima il firmware onde evitare che lo togliessero, ho scaricato prima il firmware e poi ho acquistato la macchina, anche complice il fatto che la mia GX80 ha preso un colpettino, purtroppo colpa mia, e sembra che ogni tanto sfarfalli un frame, quindi magari devo fare dei tagli per coprire questo frame e la cosa non mi piaceva tantissimo. Quindi dove si può faccio i tagli, dove non si può cerco di fare il possibile. Quindi se vedete qualcosa di strano nei video è per quello, perché effettivamente la dovrò far sistemare. Ma la G9 in pratica è diventata una GH5. Per chi è un fotoamatore o un videoamatore, quel 422 a 400 megabit della GH5 è vero che sono tanti, sono buoni, ci puoi fare talmente tante cose col colore che puoi farci quasi un film, un cortometraggio sicuramente va alla grande con la GH5, ma questa ormai non è neanche da meno. Sì, è vero, la GH5 non ha le limitazioni di tempo, per esempio, potete registrare quanto volete finché c'è batteria e finché c'è SD, ma questa qua anche a 30 minuti, voglio dire, chi è che si mette a fare dei piani sequenza così lunghi da farci 30 minuti di video consecutivo? È vero che ogni tanto magari anche a me capita di dover fare dei tutorial, ma effettivamente non ha poi più di tanto senso, la maggior parte delle volte fai delle clip molto più corte. Quindi a questo punto ho detto, cosa prevale? La fotografia, il video? A me non prevale una piuttosto che l'altra. I video li faccio perché mi piacciono, le fotografie le ho sempre fatte e oltretutto ci fotografo i miei modelli o comunque le creazioni, e quindi a questo punto mi sembrava la macchina più versatile. E che dire, vediamo l'unboxing. E facciamolo questo nuovo unboxing del mio nuovo gioiellino, il gioiellino foto videografico, e poi vi spiegherò perché. È la mia Lumix G9, una macchina che è il top di gamma delle mirrorless Panasonic nel settore micro 4 terzi, e quindi insomma andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Questo è solo il corpo macchina, ma vi avviso già da prima che io avevo già un 1260 sempre di Lumix. Andiamo ad aprirla perché io sono curiosissimo. Come vedete c'è ancora il sigillo. Andiamo ad aprire questo sigillo e poi ovviamente c'è 4 anni di garanzia FOA. Andiamo a vedere di aprirla con cautela, se ce la facciamo. Si aprirà così? Non lo so. Sì, dovrebbe aprirsi così, ma dobbiamo aprire anche questa parte, perché altrimenti non riusciamo. Ah, che bello aprire le scatole così e non sapere come si aprono soprattutto. Ecco qua.
Oh mamma mia, che bella scatola, tra l'altro è anche una bella scatola, oltre ad aprirsi in un modo molto particolare, tipo cofanetto. Ah sì, lo vedete? Sì, perfetto, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, a parte la manualistica, e questa ovviamente ci deve essere, quindi manualistica, un po' di dépliant. Qua c'è anche la garanzia, se non ricordo male, da questa parte, ma questa è la parte di documentazione, che per una macchina del genere, guardate quanta documentazione è dentro. Sono 4 volumi, ovviamente ci sarà dentro anche l'italiano. Andiamo a vedere un po' che cosa ci fa vedere questa macchina. Vediamo un po'. Ah, già vedo il corpo macchina ben imballato, ma noi andiamo a vedere che c'è. La tracolla G9. Io non amo le tracolle, ma questa è proprio bella, mi piace così, semplice, pulita, bella, mi piace già. Andiamo a vedere che cosa c'è da questa parte. Allora, troviamo il cavo USB. La Lumix G9 ha un cavo USB proprietario, tra virgolette, è un sistema non usato moltissimo, è un USB che non ricordo esattamente come si chiama, ma è un USB di quelle un po' particolari. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere, ma non credo che con questo, no, forse così riesco a farvela vedere. Vediamo un po' se riesco anche a spostare il fuoco, perché così almeno vedete un po' meglio. Ok, che dirvi, questo è il primo cavo. Andiamo avanti, troviamo il caricabatterie esterno, ma si può caricare direttamente anche con un power bank, la cosa bellissima di questa macchina, e quindi potete usarla anche mentre in carica, quindi è fantastica. Poi è una Pro, per cui voglio dire, se non ci danno queste cose mi sembra il minimo. Poi abbiamo un cavetto USB normale, vedremo poi a cosa serve effettivamente. La sua batteria, che vediamo anche da quanto è. Questa batteria è da 1860 mAh. Poi ci sono le batterie compatibili. Io per esempio per le altre macchine fotografiche ho sempre preso le Patona Premium, se non mi ricordo male che si chiamino, che sono da 2000 mAh, quindi più o meno raggiungono la stessa carica, non essendo propriamente Panasonic, insomma sono anche di qualità un po' inferiore, e quindi succede che hai le cariche più o meno simili. Poi abbiamo il caricabatterie, l'alimentatore per fare da caricabatterie. Sì, il cavetto, questo serve per questo caricabatterie da attaccare a questo caricabatterie, che è il caricabatterie che va esterno se volete caricare magari una batteria in più. E ora passiamo alla ciccia, passiamo a quello che è la macchina fotografica. Io vado intanto imballata benissimo, spostiamo la scatola, ok, questi li spostiamo così non abbiamo distrazioni nella nostra inquadratura, foglie e foglietti. Vediamo un po', ragazzi, che bella sensazione tenere in mano questa macchina. Allora, sono emozionatissimo perché è veramente molto bella. Cosa devo dirvi? Innanzitutto me la immaginavo più grande, poi vi spiegherò in altri video perché me la immaginavo più grande. Per essere un'ammiraglia è relativamente piccola, ma vi dico questo perché io ho avuto e ho tuttora macchine fotografiche tipo la D300 della Nikon, che effettivamente è molto più grande e molto più pesante. Questa è veramente leggera, salvo che non c'è dentro la batteria, ma effettivamente già la prima cosa che mi viene da fare è aprire questo stupendo, e dico stupendo, monitor che è touchscreen, che è bellissimo, soprattutto perché quando la chiudi poi non va a star fuori e quindi non rischi di graffiarlo, rovinarlo. È molto bello questo, c'ha un sacco di tasti e il joystick che mancava un po' di tempo alle Panasonic, un sacco di ghiere proprio come le professionali, perché è proprio una professionale. Abbiamo anche l'ingresso microfono, l'ingresso, o meglio l'uscita cuffie, e le altre peculiarità che sono qua dentro. Ecco qui
lo slot per, o meglio il contatto, l'entrata per quella USB particolare dove si può caricare anche la fotocamera. E qua addirittura abbiamo un HDMI in versione standard, quindi semplicissimo, cioè cose veramente inimmaginabili per quello che mi riguarda, perché ho avuto macchine ovviamente professionali nel corso del tempo, ma questa è anche se ha 2 anni, perché è uscita nel 2018, però effettivamente è una gran bella macchina. Gli slot sono 2, tra cui questo slot accetta anche le SD molto più moderne, quelle che vanno a velocità anche molto superiori, e abbiamo appunto 2 slot come le professionali. Ripeto, è una fascia professionale di macchina, io già solo a tenerla così mi piace proprio, tenerla in mano così, so dove già sono i tasti. Forse avrei preferito che questa ghiera non fosse qua sopra ma qua sotto, perché bene o male nelle macchine reflex tradizionali una ghiera è qua sotto, però è forse questione di abitudine. Tasti ce ne sono molte, ghiere a sufficienza, direi che anche questa è una ghiera, quindi direi che questo unboxing, io direi, oltre a questo bellissimo display che come le reflex tradizionali professionali ti dà tutte le informazioni senza aver aperto e senza guardare il display, quindi è molto molto bella. Poi la proverò con le varie cose, con le varie ottiche, farò anche dei video con questa, perché questa poi andrà a sostituire quella mia attuale che è la GX80 sempre Panasonic, però effettivamente è già tutto un altro mondo tenerla in mano. Sapere che è tropicalizzata è veramente bello, molto bello, e si vede anche, da un'idea di massiccio, anche se non è pesantissima, dall'idea di solido, quindi è molto molto bella. Non ha il flash incorporato, meglio, perché io non l'ho mai usato il flash incorporato, preferisco avere le luci controllate, quindi le controllo io, ma ha la slitta per poterne attaccare uno o attaccare degli accessori. Quindi per questo unboxing diciamo che lo sballamento è avvenuto, e adesso vediamo che cosa vi posso dire d'altro. Ora, capite bene anche voi che questa Lumix G9 per me è una gran bella macchina. Oltretutto, a parte le feature che ha, che è per esempio questa, insomma il tiltabile, e puoi fare fotografie o video in qualunque modo ti metti, è una cosa che non ha praticamente pari. Mentre per quanto riguarda la sua estetica, come vi ho fatto vedere dall'unboxing, avere questo schermino che ti dà tutte le informazioni, anche retroilluminato, è una cosa da reflex professionale. È già una macchina professionale, perché ormai lo sappiamo che è in quella fascia, ma essendo scesa così di prezzo, avendo avuto questo aggiornamento firmware così importante, addirittura da mettere ancora più a posto l'autofocus, che già di suo è fantastico, perché è una roba che a me piace. Poi c'è chi non piace, dicono che le Sony siano meglio. Sicuramente la messa a fuoco a contrasto piuttosto che a fase sono diverse. Io personalmente, anche con la mia GX80 che mi sta riprendendo, vado di fuoco manuale, e se devo proprio usare l'autofocus è per cose magari troppo lontane che non riesco a mettere bene a fuoco io, perché magari sono un po' ciecato, e quindi vabbè, però uso solitamente il fuoco manuale, per cui non mi sento di dire male di questo autofocus. L'impugnatura, io ce l'ho in mano, anche se ovviamente adesso con l'obiettivo è più pesante. Prima vi ho detto che è leggera, ma effettivamente è un po' pesante, ma perché c'è anche l'obiettivo abbastanza pesante. Si fa intorno al meno di 1 chilo, dovrebbe essere così a prima vista, ma questa impugnatura così profonda a me non la fa scappare mai di mano. Ho provato a montare anche un obiettivo di quelli più grandi, quelli non Lumix, ma un Tamron che ho per le altre fotocamere con l'adattatore, che è una bestia perché è un 70-300, e una volta incastrata qua la mano non la molli più, perché c'è anche l'obiettivo che effettivamente fa resistenza. Quindi cosa dire, sono felicissimo del mio acquisto,
felice perché adesso potrò anche fare qualcosa di meglio sia a livello fotografico che a livello di video, perché anche questa non è da meno la GX80 a livello di diciamo così, di frame rate, di 4K, piuttosto che quelle cose lì specifiche, ma ha dei profili che mi permettono di fare cose migliori e quindi di sperimentare anche un po' di più. Cosa dirvi? Quindi io, a parte tutte le feature che ha questa, e poi magari nei prossimi video ve ne parlo ancora un po' di più, ma anzi fatemi sapere se ne volete sapere qualcosa di più, ma vi posso assicurare che già una feature di questa macchina, che questa GX80 che sta riprendendo non ha, è un software che permette di gestirla in remoto, ed è una cosa che è fantastica, soprattutto perché oltre ad avere già la funzione, e già vi spoilerò un po' di roba, oltre ad avere già la funzione di stop motion, per realizzare le stop motion, con la coadiuvazione di un PC siete a posto, perché potete comandare la macchina direttamente dal PC, e quindi secondo me è una cosa incredibile, oltre a scaricare le foto, oltre a scaricare video, oltre a sistemare tutto, ma da quel software, come per l'applicazione, perché anche l'applicazione funziona con questa, è wifi, è bluetooth, ne ha chi più ne ha più ne metta, l'NFC credo non la usi nessuno, perché non lo so, e soprattutto non so perché esiste l'NFC, mai usato, in un paio di device ce l'ho, ma non l'ho mai usato. Ma tutto quello che volevo dirvi con questo video, perché sono entusiasta di questo acquisto, e da foto amatore vi posso dire che avere tra le mani questa macchina che ti permette tante cose creative soprattutto, è una cosa che mi rende veramente felice, mi riempie il cuore, anche se è svuotato un po' il portafoglio, diciamoci la verità. Tutti i link comunque ve li metto in descrizione. Se volete comunque sapere qualcosa in più di questa macchina, o comunque della Lumix, perché ne ho due di Lumix, quindi a questo punto posso dirvi la mia, allora scrivetemi qua sotto. Intanto, se già ci siete, scrivetevi e non ci pensate più. Il link per acquistarla ve la lascio qua sotto. Adesso sono veramente bassi i prezzi di queste macchine per essere delle macchine di questo tipo, quindi secondo me l'acquisto ne vale la pena se siete fotoamatori e volete fare una cosa del genere. Un buon obiettivo secondo me è da affiancare. Su questa macchina io ci vedo bene un bel fisso, un 20, un 25 per sempre della Lumix, per avere la stabilizzazione completa. Questa è la stabilizzazione in 5 assi e con obiettivi lunghi, vi posso assicurare che ho provato e fa delle foto ferme, è incredibile, mi piace tantissimo, una stabilizzazione incredibile. E quindi che dire d'altro? No, vi ho detto già tutto, quindi vi lascio ai prossimi video che arriveranno poi, e noi ci sentiamo appunto al prossimo video. Ve l'ho già detto? Sì, va bene. Da Alex Anime dal Mondo è tutto, ciao!